Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon inizio di settimana. Come ogni giorno andiamo a fare un riepilogo e un approfondimento sulle ultime in casa Inter. Rispunta il nome di Diaby per la fascia e quindi andremo a vedere qual è la situazione legata al calciatore in forza alla Litiad, con quale formula potrebbe arrivare, quelli che sono i pro e i contro di un'eventuale operazione. Naturalmente faremo il punto su Jones, su Romero e c'è un nome nuovo accostato all'Inter, in realtà nome che è stato accostato già qualche mese fa ed è quello di Kostov, trequartista della Stella Rossa. Andiamo con ordine, partiamo da ciò che scrivono i quotidiani in edicola oggi. Naturalmente io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, dove leggiamo l'Inter è già avanti, colpi senza fretta, intesa per vincere tra Kivu e il club. Voglia di confermarsi in Italia e volare in Champions, la squadra è competitiva, servono acquisti mirati. Ecco, praticamente la Gazzetta sottolinea il fatto che l'Inter sta facendo delle riflessioni di mercato, che non si agisce un po' così per così dire di impulso, quindi valutando bene tutte le operazioni, non strapagando i calciatori e nella convinzione che magari tra qualche settimana alcuni prezzi potrebbero abbassarsi. E anche da qui nasce il fatto che l'Inter non ha ancora accelerato neanche per il quinto, che ad oggi è una necessità. Lo ha detto anche Kivu nel post Manchester City Inter, quando ha detto, lo capite anche voi qual è la necessità, abbiamo 3 esterni e mezzo. E andiamo a vedere invece qual è il nome che nella giornata di ieri è stato accostato. Torna di moda Moussa Diaby. Leggiamo infatti Diaby sulla destra, per sbloccarlo si punta su Aslani. I nerazzurri sono pronti a giocarsi la carta del regista per abbassare le richieste dell'Al Ittihad. Il calciatore infatti, come ben ricordiamo, a gennaio era già stato accostato all'Inter e la richiesta dell'Al Ittihad sarebbe intorno ai 30 milioni. L'Inter potrebbe inserire Aslani nella trattativa e quindi, anzi, da quanto viene riportato dall'Arabia, l'Inter avrebbe offerto 18 milioni più il cartellino di Aslani che viene valutato 10-12 milioni. Ora, naturalmente, per quanto riguarda il cartellino di Moussa Diaby, si può trovare la quadra. 30 milioni non è un ostacolo insormontabile per l'Inter, si può trovare una soluzione, si possono abbassare le richieste. Andiamo però al contro dell'operazione dal punto di vista economico, perché Diaby in Arabia percepisce uno stipendio di circa 15 milioni netti all'anno. È uno stipendio che ovviamente in Italia, ma in Europa in generale sono pochissime le squadre che possono permetterselo, in Italia è assolutamente improponibile. E quindi cosa servirebbe? Che in primis lo stesso Diaby accettasse neanche un terzo dello stipendio, perché insomma 15 milioni netti all'anno, un terzo sarebbero 5 milioni, ma non è quel calciatore che serve, che rappresenta tutte le caratteristiche che servono all'Inter e che quindi vale la pena fare un investimento simile. Quindi insomma a me risulta già improbabile che Diaby possa accettare magari un ingaggio, non dico da 2 milioni, ma da 3-4 milioni, passando dai 15 attuali. E poi arriviamo all'aspetto tecnico, perché Diaby non è un quinto, anche lui è un esterno d'attacco che gioca magari a piede invertito, tanto è vero che anche se prendiamo la hitmap stagionale lascia pochi dubbi, lui è un esterno d'attacco, all'Al Ittihad gioca spesso anche da seconda punta. E la domanda ovviamente nasce spontanea, è davvero questo quello che serve all'Inter? Penso che la risposta sia piuttosto ovvia, dal mio punto di vista assolutamente no. Ad oggi abbiamo Diouf, ok, sta facendo un processo per diventare un esterno, ma come avevamo analizzato anche nel post City Inter, come abbiamo detto più volte, Diouf si comporta praticamente da esterno d'attacco, bravissimo dalla metà campo in su, bravissimo a creare scompiglio, a puntare all'avversario, ma fa fatica a difendere. Diaby avrebbe lo stesso identico problema. Bravo nello stretto, bravo nell'uno contro uno, può creare scompiglio, ma comunque bisognerebbe fargli fare una fase difensiva che ad oggi non è nelle sue corde. E magari con Diouf si può pensare, è già in squadra, cerco di adattarlo, cerco di sfruttarlo in un'altra posizione. Se ad oggi io devo andare a prendere un quinto, comunque pagandolo perché non arriva certo in prestito gratuito, non vado a prendere un quinto dalle caratteristiche che non mi servono. Avrei lo stesso problema che abbiamo avuto contro il City, cioè non avere un calciatore che ci darebbe sicurezza dal punto di vista difensivo. Per esempio contro il City, è vero, Semenyo che ha messo in difficoltà Diouf avrebbe messo in difficoltà anche molti esterni bassi, anche molti terzini puri. Però il punto qual è? Per esempio se noi prendiamo Diouf,
ha fatto fatica anche proprio per posizionamento, per il recupero, per la postura del corpo quando doveva affrontare Semenyo nell'1 contro 1, perché non è un esterno difensivo. Ecco, quindi ad oggi l'Inter deve prendere un calciatore, magari si vuole prendere quello tecnico, si vuole prendere l'esterno che spinge, ma qualcuno che sia abituato comunque a giocare a tutta fascia, qualcuno che sia molto abituato a fare la fase difensiva, perché altrimenti avremmo due profili che ci darebbero gli stessi problemi. Poi magari è lo stesso Kivu che vuole un esterno molto offensivo, questo sembra abbastanza ovvio, tanto è vero che punta su Diouf, che Diaby non è la prima volta che viene accostato all'Inter, che insomma negli ultimi mesi sono stati accostati più nomi di esterni d'attacco poi da adattare a Quinti, però insomma dal mio punto di vista è un'operazione in primis tutta da confermare, perché è un nome che è circolato ieri, che viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, però tutto da capire se è un nome buttato lì a caso oppure se effettivamente l'Inter sta provando a lavorare, e poi ecco vanno fatte le valutazioni tattiche che secondo me renderebbero Diaby tutt'altro che il calciatore che serve all'Inter. Tra l'altro anche fisicamente non ha neanche un fisico particolarmente strutturato, quindi anche l'esplosività fisica non è nelle sue corde, l'inserimento in area non è nelle sue corde, è un vero e proprio esterno d'attacco, magari adattabile a seconda punta. Andiamo avanti anche con gli altri temi di giornata. Sul Corriere dello Sport leggiamo Pio ricomincia da 3. All'Inter fino al 2031, ora il nuovo Dumfries, Jones e Romero. Accordo trovato con Esposito, la firma dopo la tournée, 3 milioni l'anno più bonus. L'Inter quindi si sta concentrando anche per blindare i punti fermi della squadra. Rinnovo già arrivato per Bissek, adesso si lavora su Pio Esposito, probabilmente arriverà nel giro di qualche settimana anche quello per Di Carlos Augusto. Per Pio Esposito ritocco dell'ingaggio, quindi ingaggio che arriva a circa 3,2 milioni annuali più bonus che potrebbe portarlo a 3,5, bonus legati al rendimento, e contratto fino al 2031, quindi per blindare l'attaccante, ma insomma c'erano pochi dubbi, anche la gente aveva sottolineato che Pio Esposito voleva restare all'Inter e che quindi non c'è nessun problema dal punto di vista del rinnovo contrattuale. Si tratta soltanto, di riconoscere al calciatore lo status che attualmente ricopre all'interno della rosa interista. Andiamo avanti anche con gli altri temi, si torna a parlare di mercato e l'articolo è di Tutto Sport, dove leggiamo Inter Jones il tuttofare che risolve i problemi. Il Liverpool continua a chiedere 40 milioni per il cartellino, l'allenatore attende uno sforzo da parte della proprietà. Kivu vuole l'erede di Dumfries, ma lavorandoci pure l'inglese può giocare in quella posizione. Per quanto riguarda la trattativa, non c'è nessuna novità su Curtis Jones. Il Liverpool è fermo alla richiesta di 40 milioni, l'Inter si è spinta fino a 35, che non sono considerati sufficienti per i Reds, ovviamente da quello che è stato riportato negli ultimi giorni, da quello che abbiamo letto anche ieri. Il calciatore vuole andare via dal Liverpool, tanto è vero che c'è stata anche una lite, tra l'altro in campo dopo un amichevole. Chiaro che però il Liverpool va accontentato dal punto di vista economico e non sono squadre che si piegano molto facilmente a trattative, difficilmente abbassano le pretese. Detto questo, la soluzione proposta da Tutto Sport la ritengo praticamente un qualcosa di quasi spiegabile, che non avrebbe un senso. Perché? È vero, Jones è un tuttofare, un calciatore molto duttile, può giocare da mezzala, che è il suo ruolo naturale, può giocare sulla tre quarti, può giocare da esterno. Tutto Sport ha riportato le hitmap. Jones può giocare da esterno, ha giocato anche da terzino della difesa 4. Il punto qual è? Che io non vado a prendere un calciatore che è una mezzala naturale pensando ok, poi magari ci lavoro e lo utilizzo da quinto. Quello può essere un tipo di lavoro da fare. O, come dicevamo prima, con Diouf ce l'ho già in rosa, non mi rende da centrocampista, mi serve il quinto, ho visto determinate caratteristiche, vado a lavorarci per farlo giocare in quella posizione. Oppure l'altra situazione, prendo Jones tra un anno a parametro zero, quindi non ho costi di cartellino, è un po' l'opportunità di mercato, lo prendo, posso utilizzarlo da mezzala, ci lavoro per farlo giocare anche da quinto perché sfrutto la sua duttilità. Ma in questo caso, investimento importante richiesto. L'Inter ha bisogno di un quinto a destra, non serve magari un'ulteriore alternativa, allora posso pensare in caso di necessità l'ho dirotto sulla corsia, ma serve un quinto anche dal punto di vista numerico. Se prendo Jones, spendo 40 milioni, non ha senso schierarlo da quinto. Jones lo prendo se io voglio il centrocampista, se voglio
innalzare il tasso tecnico del centrocampo, voglio un'intensità diversa, voglio un calciatore che mi porti in un certo senso i ritmi da Premier, ma non per prenderlo pensando poi di adattarlo in un ruolo che non è il suo naturale. Sarebbe un investimento, secondo me, senza senso, e penso che non sia quella la strada che vuole percorrere l'Inter. Jones viene preso per giocare a centrocampo nel momento in cui, secondo me, escono Akin Samiro, che è già ufficiale al Monza, Aslani, Frattesi ed eventualmente Massolen in prestito, quindi con 7 centrocampisti a disposizione di Kivu, magari di cui uno Curtis Jones. Poi restiamo al decidere dove puntare sull'investimento, perché in quale ruolo fare il grosso investimento, perché è chiaro che l'Inter non farà investimenti da 40-45 milioni per il difensore, per il centrocampista, per il quinto, sarebbe alquanto improbabile. E arriviamo proprio al ruolo del difensore, dove Tutto Sport riporta il nome di Romero. In realtà ne ha parlato anche Fabrizio Romano, è un nome che è ancora circola nell'ambito Inter. Leggiamo: tra Pavard e Romero, con Kivu ne resterà solo uno. Il francese spera di riconquistare la fiducia, l'argentino vuole l'Inter, ma uno esclude l'altro. Su Romero praticamente l'Inter sarebbe non lontana da un accordo, perché per 40 milioni il Tottenham accetterebbe, insomma è quello il prezzo richiesto, quindi sono completamente esclusi 50 milioni di cui si era vociferato, a 40 milioni ci può essere la quadra col Tottenham. Il calciatore e il suo entourage sono molto propensi a trattare, partendo comunque da una base dello stesso ingaggio del Tottenham, quindi non un ingaggio più alto. Ci sono margini di trattativa sia per quanto riguarda l'ingaggio sia per le commissioni, insomma intorno ai 5,5 annuali l'Inter potrebbe chiudere. Il punto qual è? Che ad oggi l'Inter ha Pavard, che ha un costo importante a bilancio, tra ammortamento e ingaggio lordo pesa, come abbiamo visto più volte, per oltre 13 milioni, ha un ingaggio netto di 5 milioni. È chiaro che l'Inter, con la difesa al completo, perché ha 6 elementi in difesa, con Pavard che non è in uscita e occupa uno spazio importante, ha un costo annuale importante, chiaro che non può aggiungere anche Romero. Per l'aggiunta di Romero serve l'uscita di Pavard. Perché l'Inter potrebbe puntare a fare questa operazione? Perché molti magari sottolineano: ma la difesa è al completo, Pavard sta facendo bene in questi amichevoli, vuole riconquistare l'Inter, evitiamo questo investimento, investiamo in altri ruoli. In primis il problema non è tanto l'investimento quanto i costi, e per quanto sarebbero leggermente più alti quelli di Romero, probabilmente è un calciatore che comunque porterebbe quell'aggressività in più, porterebbe ad alzare l'asticella. Secondo me tecnicamente la difesa ci guadagnerebbe. Poi possiamo decidere, si può essere di più pareri: serve Romero, un calciatore di 28 anni già formato, oppure un giovane in rampa di lancio da valorizzare, da far esplodere magari ad un costo più basso. È chiaro che queste poi sono due strade diverse. Perché però l'Inter potrebbe provare a fare questa operazione nonostante Pavard stia facendo bene in questo precampionato? In primis perché naturalmente Pavard nei 2 anni che ha giocato all'Inter e nell'anno al Marsiglia non ha pienamente convinto, soprattutto l'ultimo anno all'Inter e lo scorso anno al Marsiglia. E quindi qual è il rischio? Che il prossimo anno l'Inter potrebbe trovarsi Pavard ad un anno dalla scadenza che non ha convinto, e a quel punto, se oggi è difficile ottenere quei 12-15 milioni che chiede l'Inter, il prossimo anno sarebbe assolutamente impossibile, con l'Inter che si troverebbe a svendere Pavard o a portarlo fino alla scadenza. E questo è probabilmente il punto principale per cui l'Inter cerca comunque di cedere Pavard e di prendere Romero. Chiaro che magari poi si potrebbe ragionare anche di un rinnovo, ma ad oggi è difficile immaginare che insomma l'Inter possa intavolare una trattativa per un rinnovo di Pavard. Servirebbe che non arrivasse nessuna squadra ad acquistarlo, che lui facesse una grande annata e che così farebbe cambiare praticamente completamente il punto di vista su di lui, che insomma cambierebbe completamente lo status all'interno della società Inter. E l'altro aspetto che potrebbe portare a fare quel tipo di operazione è che magari Stones non convince pienamente dal punto di vista fisico, che magari è stato preso come un in più nella rosa, ma serve quel calciatore che dia delle certezze anche nel ruolo di centrale, dove magari Stones sarà chiamato a giocare diverse partite, dove magari potrebbe essere un calciatore importante in determinati big match, magari in Europa, ma sanno di non poter chiedere a Stones magari 40 partite annuali. E allora la scelta quale potrebbe essere? Prendo Romero diventa il centrale della difesa, sul centrodestra ho Bissek e Akanji, comunque
entrambi possono giocare anche al centro, seppur al centro non è la loro posizione ideale, Stones diventa solo un'alternativa in più. Magari manca Romero o Akanji che può fare il titolare, oppure Stones se sta bene fisicamente. Potrebbe essere anche questo una delle soluzioni, mentre ecco ad oggi avendo Bissek, Pavard, Akanji e Bastoni, Akanji e Stones, ovviamente Bastoni sul centro-sinistra, in questo caso se Stones non dà garanzie dal punto di vista fisico, toccherebbe dirottare Bissek, che insomma ha giocato contro il City al centro, però Chivu non lo ha praticamente quasi mai schierato in quella posizione, quindi potrebbe essere un po' una doppia strada, non rischiare di arrivare ad un anno dalla scadenza con Pavard come esubero e non rischiare di trovarsi a corto per i problemi fisici di Stones. Fermo restando che ad oggi per me il focus dovrebbe essere sul quinto. Ecco, ok, aggiungere un difensore in più, ma il quinto manca all'Inter. Questo lo sanno praticamente tutti e lo ha sottolineato anche Chivu. C'è poi un altro nome che è stato accostato all'Inter ed è quello di Vasilij Kostov, trequartista della Stella Rossa. Il calciatore era stato accostato già qualche mese fa, infatti sul canale ne avevamo parlato delle caratteristiche, ma non è un calciatore che ad oggi serve all'Inter. Si è parlato di un costo di circa 20 milioni, è un talento, è un trequartista, quindi già questo ecco, toccherebbe fargli arretrare il raggio d'azione. Molto bravo tecnicamente, bravo anche nello stretto, per quanto non sia proprio un funambolo del dribbling. Calciatore che comunque dovrebbe crescere tatticamente e andrebbe ecco adattato in un campionato più fisico probabilmente rispetto a quello serbo. È un calciatore alto ma non molto strutturato fisicamente e soprattutto ecco andrebbe migliorata e di tanto la fase di non possesso, perché un trequartista nel nostro sistema di gioco l'unico ruolo che troverebbe sarebbe da mezzala e quindi lì poi andrebbe fatto un gran lavoro nella fase di non possesso. Ma ad oggi torniamo alla situazione di cui abbiamo parlato poc'anzi. L'Inter ha bisogno di investire 20 milioni su un trequartista? No, all'Inter serve in primis il quinto. Poi c'è il discorso difesa legato a Pavard e all'eventuale uscita del francese. Senza l'uscita del francese ovviamente penso che in difesa non si farà nulla. Poi eventualmente c'è l'aggiunta di Jones. Ad oggi Kostov, per quanto sia uno dei calciatori più promettenti in Europa e che ha attirato tanti interessi anche di big europee, secondo me è un calciatore che all'Inter non servirebbe o quantomeno non ricoprirebbe una priorità. Andiamo anche con gli ultimi articoli di giornata. C'è il Corriere dello Sport che scrive Stankovic dritto al cuore. Contro il City si è preso la scena dimostrando tanta personalità. Sui mezzi tecnici nessun dubbio, sarà l'uomo in più. Tornato dal Brucia ha convinto il club a dargli una chance, garantisce Chivu. Insomma, Stankovic ad oggi è assolutamente un punto fermo dell'Inter, è stata esclusa l'ipotesi della plusvalenza e direi anche molto giustamente, ovviamente esclusa quell'ipotesi che avrebbe portato via un calciatore secondo me dal futuro assicurato. Insomma, lui prende sempre più il ruolo di vice Çalhanoğlu, senza dimenticare che può giocare anche da mezzala e questa è una utilità importante sia per quanto riguarda le scelte iniziali sia a partita in corso con i calciatori dell'Inter che spesso si scambiano posizione. Questo è sicuramente un altro punto a favore di Aleksandar Stankovic. Concludiamo anche con l'ultimo articolo. Ieri, prima seduta a Perth, nel mirino, il test con il Milan. L'Inter si è spostata da Hong Kong a Perth. Mercoledì alle 13 c'è l'amichevole contro il Milan. Sabato poi ci sarà Inter-Juventus, quindi prosegue la preparazione. Tornano mercoledì, dovrebbe rivedersi in campo anche Sušić, quindi insomma man mano si recuperano pezzi. Poi dopo la tournée, quindi praticamente a 10 giorni dall'inizio del campionato, tornerà Chivu ad avere la squadra al completo e ci auguriamo anche con qualche aggiunta dal mercato. L'ultima amichevole sarà il 15 contro il Betis, poi si farà sul serio ovviamente per quanto riguarda il campionato. Aspetto le vostre considerazioni nei commenti. Il nome di Diaby è un nome che vi piace o secondo voi ecco, sarebbe un affare tatticamente sconsiderato come l'ho definito io praticamente, oppure se insomma ecco credete anche a questo tipo di affare oppure è un nome buttato lì a caso, cosa ne pensate magari dell'operazione Romero-Pavard, dell'operazione Jones, di questo Kostov che è stato accostato all'Inter e naturalmente di tutto quello che riguarda il mondo nerazzurro. Possiamo sfruttare come al solito la sezione commenti per confrontarci costantemente e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter!